Buongiorno a tutti amici, benvenuti nella seconda parte della giornata Come Fatto. Ieri siamo stati in fabbrica Lamborghini, adesso stiamo provando la nuova Urus. Se non avete visto il video vi lascio il link qua sotto in descrizione e oggi invece andremo in Ducati a vedere come è fatta la Panigale V4 e la Panigale V4R. Non potete capire ieri sera la fatica che ho fatto con il buio a parcheggiare la macchina lì dentro, perché avevo una paura di segnarla. Ho detto che abbiamo tutti i profili in carbonio, per cui ho detto meglio evitare. Ora sì che ci siamo. Siamo appena arrivati e il buon Dario ci ha raggiunto. Sono molto indeciso perché a destra abbiamo un mezzo interessante e a sinistra altri due mezzi interessanti. E abbiamo a disposizione oggi una bellissima V4S ed una V4R che è veramente bellissima con queste alette. In questo momento siamo pronti per vedere la linea di produzione della Panigale V4. Quindi a destra tutta la storia e a sinistra invece un po' di gare e di successi. Durante tutto questo tour guidato avremo Giulio, ciao Giulio, ciao, che ci spiegherà un po' come è fatto il motore della Panigale e come viene assemblata la Panigale. Siamo accolti da un motore che si sta trasferendo in maniera totalmente automatica. Quello che vedete alle spalle adesso è il luogo in cui viene creato il motore della V4. Le persone assemblano le componentistiche dentro al motore. Questa è una prima fase di test. Una volta che il motore è finito, entra dentro a questa struttura, viene prelevato dal carrello, posizionato in questo posto e viene controllato. Ogni singolo motore viene controllato per garantire la qualità. Questo è il motore della Panigale, smontato, completamente smontato. Dopodiché i ragazzi che vedete alle spalle lo inizieranno a montare step by step. Ci sono circa 30 posizioni per l'assemblaggio del motore. Il robot ha portato il motore in questa zona qua. E qua cos'è che fanno, Giulio? I motori gli vengono attaccati dei vari tubi per controllare le pressioni interne. Poi si attacca un motorino elettrico a dove c'è appunto il pignone e lo si fa girare per alcuni minuti a diversi regimi di rotazione. E si fa il primo rodaggio che noi chiamiamo freddo perché non li butti dentro la benzina, quindi non c'è la combustione. Il carrellino ha finito il suo compito, cioè ha portato il motore, quindi torna indietro e ne va a prendere un altro. Ogni motore che viene prodotto, ne abbiamo per l'Europa, Australia, Giappone, ha una potenza diversa, quindi a seconda delle norme di omologazione del luogo in cui andranno, e ogni motore viene testato. Qua dietro Ducati Corse, ci sono tutti i motori che verranno prodotti da qui ai prossimi 3 anni da Ducati, quindi i progetti proprio, e in più il motore della MotoGP del prossimo anno. E qua arriva il motore e da qui in poi il telaio della moto vengono costruiti intorno al motore, quindi lo stato d'avanzamento da questo punto in poi sarà appunto la formazione della V4. Fino adesso abbiamo visto il motore, ora vediamo la V4. Inizia ad essere assemblato il telaio intorno al motore. Scarichi, codino. Questa è una bella Hyper e subito dietro una Panigale. Questo perché le moto che ci mettono più o meno lo stesso periodo ad essere montate vengono montate insieme. Man mano andiamo avanti e vediamo come le moto sono sempre più piene. Manubrio, semimanubri. Qui la moto è testata con ABS, traction control. Verificano che il cambio elettronico sia settato correttamente. Se la moto passa questo controllo è pronta poi per essere spedita e arrivare a un futuro proprietario. E una volta che la moto è pronta la potete vedere alle mie spalle. Quindi il percorso di produzione di una moto, di una Panigale in questo caso, è di circa 6-7 ore. Tada! Non vedo l'ora di provarla. Se mai venite a visitare la Ducati dovete assolutamente passare dal museo dove c'è tutta la storia, dalla prima moto 1949 fino ad arrivare poi alle moto più attuali attraverso un processo graduale. Desmo 16 RR. Arriviamo al momento in cui ci prepariamo per andare a fare un giro con la V4. Metto la mia nuova tuta Misano D Air 2 con l'airbag e poi stivali e paraspiena. Dario, sei pronto? Andiamo prima in centro a Bologna dove ti faccio rivedere tutta la città. La R per te perché c'è le alette. Grazie. La S per me perché sono speciale. E poi andiamo nel tuo habitat naturale, quindi pista aerea a fare un po' di pazzia. Prima giù, tutte le altre in su. Si esce. Dovete sapere che Dario, davanti a me con la V4R, non va in moto da una cosa come 6-7 anni.
Che spettacolo, una moto da pista con la tuta da pista in un centro della città. Come sta andando? Bene. Trenino, potremmo fare un spaventare le persone in centro con la V4. Good job. Dario, guarda cosa sono riuscito a prendere oggi. Adesso dove lo mettiamo? Ok, ci siamo. Io ho testato un po' la pista e la Panigale V4R, mentre il buon Dario qua ha svuotato la benzina dalle ali del suo aereo perché ha detto che così è più leggero e riesce a fare più pazzie, io le definisco. Andrà più forte. Devi partire. Perfetto, devo andare un po' più veloce, siamo arrivati ai 150, poi 180, adesso devo fare i 200 qua. Ce la facciamo? Ebbene, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. Dario, com'è stato? Una figata. Bellissimo, è stato veramente bello. E ti dovrò rivelare un segreto. Dimmi. Chi mi hai fatto innamorare del volo? Secondo me qua ti prendono. Qua? Sì, qua. Insegnano... Al Modena insegnano. Ah, sì. è quello che mi dicevi ieri? Cioè, questo qua potrei guidarlo io? Sì. Non so se mi ispira. Si può aprire? Questo è forte. Sì, vai. Grazie mille della giornata, vederti sia nello specchietto sia alla mia destra è veramente impressionante perché ovviamente era sull'aereo, non vederlo come persona, anche come persona, niente di personale, però veramente bello e grazie per queste esperienze di 2 giorni. No, grazie a te. Perché Andrea. dovete sapere che per chi non l'ha visto, ieri abbiamo fatto un'esperienza figa. Sì, ieri in auto e oggi in moto, Dove? Che auto? La Lambo Urus. Ce l'abbiamo ancora, dobbiamo riconsegnarla oggi. Ci faremo un altro giro, infatti. Stasera la riconsegniamo, ci teniamo le moto fino a domani magari, vediamo. Ciao a tutti amici. Ciao. Alla prossima col prossimo video.